Cari amici vanisti sportivi, questo video è per voi. Allora, perché per voi questo video? Perché in realtà stiamo parlando di un prodotto molto trendy. Parliamo dell'azienda Frontrunner. L'azienda Frontrunner è un'azienda sudafricana, è stata acquisita da Dometic. La sua specialità è quella di lavorare nel campo dell'outdoor. Outdoor significa tutto ciò che concerne lo stare all'aria aperta, quindi se voi andate a vedere il catalogo, ve lo faccio vedere, adesso scrolliamo un pochino di pagine del loro sito. Stiamo parlando di tutti oggetti che possono essere utili, diciamo che sono molto sportivamente avventurosi, diciamo l'idea è quella di fornire un'accessoristica per van, per fuoristrada, per macchine diciamo all'aria aperta, tende eccetera eccetera, che possano garantirci un supporto confortevole e anche molto di tendenza nel nostro stare all'aria aperta. In questo video presenteremo un prodotto che in realtà io non conoscevo, mi è stato fornito da un mio cliente molto trendy evidentemente, che già conoscete e lo vedrete applicato su un veicolo di nostra conoscenza. Si tratta di un portapacchi molto particolare perché consente di creare una specie di secondo tetto sul veicolo, sul van, in questo caso lo installeremo su un Ducato, per posizionare successivamente ulteriori accessori come pannelli solari, scatole particolari per il portare oggetti che ci possono essere utili, addirittura per installare una eventuale maggiolina eccetera eccetera. Prima di entrare sulle specifiche, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella, mi raccomando, per restare informati sugli ulteriori video che caricheremo. Come vedete, guardate queste belle scatole che ho qui davanti, le ho già aperte e diciamo la struttura è composta da due barre, queste sono 176 centimetri che vanno agganciate l'una all'altra, che compongono i due laterali e sui due laterali poi vengono installati i terminali di rifinitura. Guardate un attimo le confezioni come sono fatti, sono veramente molto trendy, addirittura all'interno di ogni confezione, ve lo volevo far vedere, c'è la scheda di controllo firmata a mano dall'addetto che ha fatto il packaging, quindi insomma alto livello ragazzi. Anche chiaramente il costo è relativo, attenzione. Quindi due laterali e poi ci sono le traverse che hanno un profilo simmetrico, come vedete queste sono due chiaramente e vengono messe appunto da una parte all'altra, fissate con degli staffaggi che si trovano all'interno. Questo è quello che andremo a fare, vedete gli staffaggi con tutta la buoneria. Ci viene fornito di questo rack completo. Oltre ai terminali abbiamo un pacchetto con abbiamo una bustina tutta sigillata come vedete, con gli inserti che consentono di tenere fisse testa a testa i due laterali. Poi abbiamo gli staffaggi, eccolo qua, uno l'ho già montato, vedete, e fatto in questa maniera, poi lo andremo a vedere nel dettaglio. Vengono sfruttati i punti di aggancio originali, quelli per intenderci che utilizziamo anche per il tendonino, per agganciare gli staffaggi per il rack laterale. Vi faccio vedere un attimo lo staffaggio laterale che consente di portare il trasversale, che viene installato in questa maniera. Nella parte superiore abbiamo due possibilità di installazione delle traverse, sia nella parte superiore sia a filo nella parte inferiore, è fatto proprio apposta, quindi questo dislivello è sostanzialmente lo stesso dislivello, lo stesso spessore del trasversale. Ok, questo è quanto. Vedete, il prodotto è molto molto rifinito e adesso andiamo sul van e lo andiamo a montare. Per iniziare l'installazione facciamo l'apertura del pacchettino, io l'ho già aperto chiaramente. La cosa importante sono questi due componenti. Il primo componente è aperto sotto e va ad agganciarsi sul funghetto. La parte superiore si aggancia in questa maniera come vedete e lateralmente installeremo poi il nostro binario longitudinale. Ovviamente andremo a utilizzare la bulloneria fornita
con tutti i relativi tappini. Adesso non andiamo troppo nel dettaglio, tanto perché è veramente semplicissimo. Considerate che la piastra superiore verrà fissata mediante M8, forniti chiaramente in dotazione e relative rondelle, mentre invece il binario laterale tramite dei bulloni a brugola di color nero. Considerate che dobbiamo inserire all'interno per ogni piastra due dadi M8 autobloccanti messi in modo che queste due asole vadano a corrispondere in questa maniera. È veramente è più difficile da spiegare che da fare. Quindi ora andiamo sul tetto e installiamo le staffe, 4 da un lato e 4 dall'altro. Dimenticavo, per l'installazione servirà una 13 per gli M8, una 5, prendetevi delle brugole e poi magari se avete una serie di cricchetti sicuramente più confortevole. Ok? Andiamo su. Passiamo ora all'installazione dei due laterali, due longitudinali, ma prima di fare questo vi do un piccolo suggerimento. Allora, innanzitutto io non ho montato le due guarnizioni, c'erano nella confezione, non le ho messe, ho sbagliato, adesso vado su e le monto. E non stringete le staffette perché sicuramente quando andiamo a mettere i montanti longitudinali la squadretta si muoverà un pochino e quindi si adatterà, e poi andiamo a fissare i laterali e poi andiamo a fissare i centrali successivamente. Quindi è l'ultima cosa che dobbiamo fare. Questo me lo tengo per dopo e lo fisso su. Ora andiamo a installare quindi i due longitudinali. Vengono fissati mediante un inserto interno con 4 M6 che vengono forniti in dotazione e un contropiastrino. Vengono inseriti in questa maniera. Considerate che è storto quando lo mettete dentro, ma deve essere così, e praticamente viene inserito all'interno del canale. Il piastrino va sopra e poi viene serrato tutto quanto insieme e poi lo portiamo sopra. Ricordatevi anche di inserire 4 dadi autobloccanti messi al contrario ovviamente per lato, così almeno possiamo utilizzare le staffette che abbiamo già installato su. In corso guardiamo come loro, perché la manodopera è povera, sbaglio? No, le dinamiche. C'è la nostra azienda. Questa è verifica, noi dobbiamo fatto bene. Questo assemblati i due profili longitudinali, adesso è ora di metterli in opera. Quindi le piastre già ci sono, saliamo su, mettiamo 8 dadi al contrario all'interno del profilo che vi ho fatto vedere, ce ne andiamo su e li assembliamo. Molto semplice, M8, quindi una chiave da 13. Due traverse principali longitudinali, adesso ci occupiamo del rack vero e proprio, della parte trasversale, e che si comporrà quindi di questi profili che avete visto. In più ci danno delle bustine con una diversa componentistica. Ogni pacco è composto da 2 traverse, più ci danno i terminali per ciascuna traversa, poi ci danno queste che sono dei supporti, di piastre di supporto e della bulloneria, 4 bulloni che devono essere inseriti all'interno per il fissaggio più relativi dati. Adesso lo vediamo insieme. La posizione del rack può essere messa rivolta verso l'alto o verso il basso, ovvero con la staffa montata in questa maniera, e quindi
il punto di aggancio che va sempre a fissarsi sul laterale, in modo tale che le traverse vengano allo stesso livello, alla stessa altezza delle due traverse longitudinali, oppure nella parte, in questa maniera qua, nella parte superiore, così, in modo che abbiamo più un'estetica da portapacchi proprio, vero e proprio, sicuramente un pochino più aggressivo. Questo è il modo con cui il nostro cliente ha scelto di installare il dispositivo, quindi facciamo in questa maniera. Vi faccio vedere: si prendono i due prigionieri, si inseriscono all'interno. Ve ne faccio vedere uno, poi gli altri vedrete un time lapse e andranno di conseguenza. Si posiziona la staffa in questa maniera, si avvitano i dadi. Io vi consiglio chiaramente, prima li accostiamo leggermente, cricchetto, non li stringiamo tutti, in modo che abbiamo la possibilità di movimentarli in maniera longitudinale, così, guardate. Eccoli, vedete? Abbiamo la possibilità di movimentarli. Prendiamo anche il secondo e poi vi faccio vedere. Ho già verificato che il rack ha bisogno di un minimo di diciamo allineamento, chiamiamolo così. Infatti noi abbiamo qui 146, abbiamo la necessità, sì, giustamente, di spostarci un pochino. Considerate che la distanza tra, do una stretta, abbiate un attimo di pazienza, eccoci qua. Ok, considerate che dobbiamo raggiungere l'interasse di 153, quindi ci posizioniamo più o meno, ecco, siamo a 154 per la verità, un pochino di più, poi andiamo su e li gestiamo perfettamente da su e tiriamo il tutto successivamente, ok? Quindi adesso facciamo la stessa cosa per le altre 9 barre, una è pronta, andiamo su e facciamo la stessa cosa per le altre 9 barre. Nella parte finale verranno messi poi i tappini di rifinitura qua. È praticamente terminata, abbiamo posizionato le barre, le abbiamo fissate nella posizione voluta, questa poi chiaramente non è fissa, ma potrà essere traslata, ogni barra potrà essere traslata l'una rispetto all'altra in funzione del carico che dobbiamo e che vogliamo trasportare, oppure in funzione anche degli accessori che vogliamo installare. In questa maniera è equamente distribuita, diciamo, su tutta la superficie. Vi consiglio proprio per effettuare questa operazione di non fissare, quando montate le traverse sopra, non fissare né i laterali né la parte inferiore, perché la barra potrà traslare sia longitudinalmente sia trasversalmente, in modo che la possiamo perfettamente centrare. Adesso è tutta fissata, quindi ci manca solamente di rifinirla, quindi metteremo i tappini neri sui dadi, a coprire i dadi, metteremo i terminali anteriore e posteriore che state vedendo e monteremo anche i terminali plastici che fanno da rifinitura ai profili trasversali.
Allora, abbiamo concluso il lavoro. Come vedete il rack, diciamo, è molto bello, quindi la Frontrunner fa un prodotto veramente qualità. Il suo costo è rilevante, ovviamente, in linea con lo standard qualitativo. Considerate che le traverse sono tutte orientabili, diciamo tutte traslabili lungo i laterali, è molto robusto, ogni traversa ha un canale a cui far riferimento, nel quale poter inserire un M8 e ogni canale quindi è un possibile fissaggio. State vedendo anche alcuni accessori che è possibile installare successivamente, ma questi li vedremo in un video dedicato, vedrete, saranno molto interessanti. Per questa installazione di questo dispositivo molto